Vieni con me, andiamo alla ricerca dei migliori posti dove vivere in Italia. Sono stato in Abruzzo, ai piedi della Maiella, e in questo video ti faccio un riassunto di quello che ho trovato in alcuni piccoli comuni che fanno parte del progetto La Valle della Biodiversità. Piccola premessa, niente tramonti da Instagram o descrizioni da ufficio turistico. Qui parliamo della realtà, analizziamo in modo oggettivo un piccolo comune, ascoltiamo chi ci abita, chi ha deciso di rimanere, tornare oppure di venirci a vivere dopo aver girato il mondo. Quindi non ti proponiamo itinerari per un weekend romantico, ti diciamo se in quel borgo, in quel piccolo comune, in quella contrada si può vivere bene, quali servizi ci sono, quali opportunità di lavoro. Insomma, se è un luogo da prendere in considerazione se anche tu sei tra i tanti che vogliono lasciare un grande centro urbano per trasferirsi in un piccolo comune. Ultima cosa importante, assegniamo anche dei punteggi basati su parametri pubblici oggettivi, così puoi facilmente fare un confronto tra comuni e scegliere quello più adatto a te. Valle della Biodiversità è il nome di un progetto molto interessante che riunisce 15 comuni ai piedi della Maiella, in Abruzzo. La mia guida in questa esplorazione è stata Chiara Scirè, una ragazza marchigiana che nel 2022 per amore si è trasferita in Abruzzo, sulla Maiella, dove vive stabilmente. Lavora come consulente del lavoro, è consigliere comunale e responsabile aree interne e montagna per il suo partito. Il tour de force che mi ha imposto Chiara è iniziato da Rocca Scalegna. Ho visitato il castello, conosciuto il sindaco, alcune iniziative create da giovani e anche il pane porchettato. Poi via verso Colle di Macine. Qui pochissimi abitanti e tranquillità assoluta. Ho conosciuto Giuseppe che mi ha parlato della sua attività di apicoltore che si deve destreggiare tra terreni incolti e orsi. Nella tappa successiva siamo arrivati nel comune di Montenero d'Omo, dove nelle campagne circostanti si trova un interessante parco archeologico. Qui si sono uniti al gruppo altri amici che si sono trasferiti in zona dopo varie esperienze in giro per il mondo. Insieme abbiamo quindi visitato Torricella Peligna, dove ho scoperto il legame tra John Fante, scrittore e sceneggiatore italo-americano, e questo luogo. Ho conosciuto il sindaco e alcuni imprenditori locali che mi hanno parlato delle loro attività. Ho scoperto il giardino delle rose dimenticate e la mitologia locale. Ho conosciuto una ragazza che dopo un percorso variegato è venuta qui ed è diventata un'apicoltrice di riferimento nazionale. A Gesso Palena, altro luogo spettacolare, ho conosciuto la storia antica del luogo, ma anche quella contemporanea legata ad alcuni aspetti tragici della Seconda Guerra Mondiale. Poi un'ottima cena in una casetta accogliente sperduta nella valle, dove i simpatici padroni di casa mi hanno raccontato le loro esperienze e perché hanno scelto l'Italia. Ho soggiornato benissimo nel B&B Persichitti, che offre anche una spettacolare vista sulla Maiella. Camminando tra campi di lavanda e uliveti con vista sul lago di Bomba, Lidia mi ha parlato di erbe e me le ha anche fatte assaggiare preparando al volo un'ottima e coloratissima frittata. Dei gusti che... Ci siamo quindi spostati a Palena, altro bellissimo luogo dove ho scoperto diverse storie interessanti, compresa quella di una ragazza nata a Chicago che qui realizza gioielli che vende in tutto il mondo. Ah, ovviamente non potevano mancare arrosticini e orsi. Ho visitato l'eremo celestiniano della Madonna dell'Altare, immerso nelle foreste del Parco della Maiella. È un luogo mistico e spettacolare, legato alla storia di un frate che diventò papa con il nome di Celestino V. A Lama dei Peligni mi hanno spiegato cos'è e cosa fa il Centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale Abruzzese con la sua banca dei semi. Ho anche assaggiato la sfogliatella di Lama dei Peligni. Il mio giro di esplorazione si è concluso, non senza difficoltà, con una visita al Belvedere di Torricella Peligna, altro luogo spettacolare da dove si può osservare tutto il panorama circostante fino al mare. È una zona veramente molto interessante e ricca di opportunità, però ti suggerisco di conoscerla bene prima di andarci. Io l'ho potuta scoprire grazie a Chiara, quindi resta con me per vedere tutti i dettagli e i punteggi ottenuti. Non perdere i prossimi video, iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale e fammi sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto. Ah, ovviamente non dimenticare un like, un hype e la condivisione su altri social. E se vuoi che analizziamo anche il tuo piccolo comune o un tuo luogo del cuore, guarda questo video.